Benvenuti sul canale ragazzi, io mi vergogno perché allora Anch'io. è un sabato, Parecchio. stasera siamo in indagine in un posto incredibile, anziché stare a casa a riposarci, no, piena mattina, ore 10:10, io e Lara siamo arrivati sul Ticino, sì, siamo scemi però fino a un certo punto, però siamo sul Ticino, vicino, ve lo ricordate il ramo delle streghe, quella esplorazione che ho fatto io di giorno? Ebbene, qui verso la Lomellina, appunto questa zona del Pavese tra Vigevano, Mortara eccetera, ci sono stati a partire dagli anni 40 fino ad arrivare ai primi anni 2000, quindi di recente, tantissimi avvistamenti, tanto da Avvistamenti UFO. UFO ovviamente, sì, tanto da incuriosire non solo i curiosi, gli appassionati, ma anche la stampa locale, le televisioni, Sì. eccetera eccetera. Quindi insomma adesso vi facciamo raccontare a Lara, cioè vi raccontiamo tramite Lara due cosine sul posto nel quale siamo arrivati in modo del tutto sconsiderato. Ok Lara, ci siamo beccati una location bellissima per raccontare due cose in merito. Quando uno non cerca l'albero delle streghe lo trova. Infatti, vedete Nel ragazzi. senso che, vabbè, questo non è ovviamente nessun albero delle streghe, ma ragazzi, guardate com'è fatto, com'è cresciuto. Particolarissimo, sì. È stupendo. Però noi siamo venuti a caccia di UFO, per modo di dire. Motivo. Ovviamente gli omini verdi non spunteranno da dietro gli alberi qua dietro. Esatto, però proprio qui dove abbiamo i piedi in questo momento, cosa c'è stato? Ci sono stati degli avvistamenti. Allora noi ci troviamo, scusate se tengo il cellulare acceso, ma non ho preparato la storiella, diciamo, per cui adesso cerco un attimino di recuperare le notizie. Allora ci troviamo nella Lomellina, in una zona che va da Castelnuovo a Vigevano, in quello che viene chiamato il ramo dei prati, famoso per la pesca, è conosciuto tra i pescatori come un buon punto dove fare pesca, e vi stiamo dicendo che in questo momento ci deve essere una gara perché è pieno di persone. Saranno almeno 50 pescatori. Esatto, ma famoso soprattutto tra gli appassionati di ufologia, perché in queste zone sono stati fatti parecchi avvistamenti da decenni ormai, a partire dagli anni più o meno 40-50, come ha detto Corrado all'inizio, fino ai giorni 2000, nostri. sì. Fino ai giorni nostri. Ce ne sono stati parecchi negli anni 70. Avvistamenti di luci, avvistamenti di oggetti non identificati sorvolare le zone, soffermarsi e poi volare via velocemente, anche negli anni 90, ma in particolare nel luglio del 95 c'è stato un avvistamento particolare di un oggetto non identificato che ha creato anche un forte blackout nella cittadina di Vigevano. E in associazione a questi avvistamenti quasi sempre l'arrivo di elicotteri neri senza insegne, con i vetri oscurati, di puro stampo militare. Ricordiamo che non lontano da qua, allora, quella che è
la supposizione, no? Come dire, la leggenda di quelli che sono gli ufologi è che qua, in queste zone, sottoterra, ci possa essere una base aliena. Ovviamente è tutto per ipotesi. Vero è però che in queste zone, non lontano da qui, a Tromello mi sembra. Volevo dire della base invece okay, di quella che è la va base bene. militare di Raimondò, e quella esiste a veramente, è voglia. una base militare NATO che Nasconde non poche cose. potrebbe nascondere qualche mistero, perché c'è chi come dire, chi dice che non c'è una base, ma effettivamente c'è, perché ci sono le strutture, ci sono i radar anche belli grossi. No, oltretutto, scusa se ti interrompo Lara, oltretutto se volete sapere qualcosa di più della base di Raimondò, andate sul sito del CUN, Centro Ufologico Nazionale, cercate Raimondò e lì c'è una storia dettagliata da parte del dottor Pinotti, che è il coordinatore responsabile del CUN Italia. Infatti, ecco. Quindi è una zona calda, ecco, viene definita una zona calda sia per quanto riguarda gli avvistamenti di oggetti non identificati, di luci nel cielo non ben spiegabili, e calda proprio perché ci sono i militari in zona e che ogni tanto spuntano e che ogni tanto si vedono su elicotteri non meglio, come dire, identificati anche sì. loro. Non si fanno identificare più che altro, ecco. Sì, perché sono elicotteri neri proprio che sorvolano le zone. Poi mi pare, insieme. esatto, poi tu mi pare che hai anche preso 2 appunti volanti su circa gli altri avvistamenti che sono stati fatti. Sì, adesso scusate un attimo. No, adesso magari facciamo un giretto, poi facciamo raccogliere l'idea a Lara e vi diciamo anche quello che è successo sempre in zona. Ok. Ok ragazzi, abbiamo cambiato location giusto per non essere neanche infastiditi da coloro i quali correvano nei boschi e dagli stessi pescatori, infastiditi no, però insomma comunque distratti, e abbiamo trovato tra l'altro leggo adesso qua, l'anca del lupo. Siamo in un posto dove c'è scritto l'anca del lupo con un ponticello bellissimo che ricorda un film con Meryl Streep, che era i ponti di Madison County. Insomma, un posto assolutamente bellissimo. Abbiamo scelto questo affinché poi Lara sia tranquilla e vi racconti quelle che sono state le cose più importanti, gli avvistamenti più importanti rilevati in questa zona. Eccoci qua Lara, dici subito. Sì, allora una piccola breve casistica di avvistamenti che sono stati fatti tra il 1949 e il 1997. Allora, nel 49 appunto, nel settembre del 49 a Cillavegna alle ore 23:30 è stato visto un oggetto simile ad un piatto sorvolare la zona e poi scomparire senza emettere rumori. Nella zona del Ticino, dove siamo noi adesso, a Vigevano, l'8 febbraio del 62 alcuni pescatori vedono 2 figure luminose nel cielo che stazionano silenziose per circa mezz'ora e poi scompaiono. A Mortara, il 2 giugno del 69, 2 guardie giurate, quindi persone attendibili, vedono 3 sfere luminose sorvolare la cittadina. Non solo loro le vedono, ma anche altri cittadini, il tutto avvolto in un anomalo silenzio, quindi nessun rumore naturale, nessun uccellino che canta, uno strano silenzio ovunque. A Sannazzaro, il 1 gennaio del 74, appare una forte luce sopra la raffineria del posto. Dopo pochi minuti si dirige questa luce verso la zona di Lomello. A Garlasco, il 28 agosto del 1974, alle 21:30, parecchie persone vedono un oggetto luminoso sopra la città muoversi a zigzag e fermarsi sopra un traliccio dell'alta tensione. Dopo una forte scarica elettrica, questo oggetto scompare verso il cielo e se ne va. Sempre a Vigevano, nel 1975, molti cittadini vedono oggetti luminosi volare in formazione questa volta e fermarsi sopra quella che è la fabbrica Ursus Gomma.
per poi volare in ogni direzione e sparire. Ancora a Vigevano, il 6 giugno dell'83, alle 21:07, un oggetto simile a un sigaro sorvola la città per poi sparire verso i boschi del Ticino. Ad Orno, il 6 luglio dell'83, parecchi vedono un oggetto luminoso a forma di sigaro muoversi nel completo silenzio. I testimoni dicono che aveva le dimensioni di un campo di calcio, addirittura lo superava. A Castello d'Agogna, il 25 novembre del 96, alle ore 6:40 del mattino, viene visto un oggetto ovoidale arancione sorvolare il posto. Vista l'ora, ovviamente non è stato visto da parecchi testimoni, ma chi per quell'ora si alzava per andare al lavoro lo ha visto e lo ha testimoniato. A Gambolò, nell'agosto del 1997, Gambolò è la zona vicino a Remondò dove si trova la base NATO di cui dicevamo prima, è stato visto un oggetto metallico grigio che si ferma sopra una casa e poi vola via. A questi casi aggiungo uno più recente, nel novembre del 2020, dove a Lomello è stato visto un oggetto semicilindrico che sorvolava la zona senza fare rumore e che è volato via velocissimamente. Questi sono alcuni dei casi che sono stati riscontrati nella zona. Ce ne sono sicuramente altri che non sto qui ad elencarvi per ovvi motivi, ma che rendono, come dicevo prima, la zona sicuramente calda da questo punto di vista e che fa sorgere parecchie domande, quello sicuramente. Sì, oltretutto c'è anche da dire che questa zona qua, a parte il discorso ufologico, è meta di altri ghost hunter come noi per il discorso puramente legato al paranormale, perché qua c'è tra Villa Giulia un'altra colonia di treccate molto particolare. Insomma, qua il Ticino riserva sempre sorprese particolari. Sì. Voi, se vi ricordate anche l'ispezione che ho fatto con la stessa Lara sulla casa sul fiume, ecco, il fiume era proprio quello, quindi insomma il Ticino riserva sempre strane cose e noi insomma stiamo cominciando a batterlo. Il mio sogno, ragazzi, è quello poi di andare finalmente a visitare la base di Remondò, ma so già che se succedesse poi ci venite a cercare nelle carceri della provincia di Pavia o chissà dove altro, per cui insomma questa è una cosa che vorrei comunque cercare di fare, perché è assolutamente ciò che mi attira di più, ecco, al di là di queste casistiche che Lara ha raccontato e che sono sempre state oggetto di discussione in materia ufologica in questa zona del Pavese, nella Lombardia, nella Lomellina e in tutta questa zona di Pavia. Adesso cominciamo a fare un altro giretto e poi vediamo anche di abbandonare questo meraviglioso posto, perché poi stanotte siamo in indagine ben in un'altra zona, quindi dobbiamo farci tanta strada. A prestissimo. Bene ragazzi, la nostra esplorazione e la nostra gita, diciamo, fuori porta è giunta al termine. È stato bello perché il posto assolutamente merita, natura allo stato puro, a 4 passi da casa nostra, ma c'è questo fiume Ticino pieno di mistero, sì, sia a livello ufologico che paranormale, ma con c'è un'assoluta pace e bellezza. Bellissimo come posto, è stupendo. Infatti, allora a presto. Se vi è piaciuto questo video lasciate un like, condividetelo perché a voi non costa niente, a noi ci date una gran mano, e iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Da parte mia e da parte di Lara, ciao. Ciao.